Buongiorno, sono Emanuele Rotondi e oggi vi voglio presentare il nostro nuovo add-on certificato Microsoft per Dynamics Nav e Business 365 che si chiama appunto 3XP Smart Solutions. Questo add-on include 4 moduli attivabili separatamente che sono il 365 Order Taking che vedremo oggi in questo video brevemente e un modulo 365 Employees per la gestione del personale, quindi tutto quello che riguarda la presenza, l'assenza, le note spese attraverso anche mobile, la fatturazione elettronica integrata con 2 provider già certificati, quindi l'invio e la ricezione delle fatture da gestionale con un sistema di riconciliazione dei carichi e delle fatture con gli acquisti e un modulo di gestione del rischio con un'integrazione col portale Cerved, quindi Risk Management. Allora iniziamo a vedere le caratteristiche principali del modulo 365 Order Taking, che è un modulo che consente sostanzialmente di ricevere gli ordini da un portale web direttamente nel nostro sistema gestionale. Il modulo, quindi come potete capire già, l'add-on viene installato presso la vostra installazione del sistema gestionale e una seconda componente è il modulo web dove verranno ricevuti gli ordini inseriti dai vostri clienti. Quindi per andare a popolare queste informazioni sul portale web andiamo ad effettuare delle pubblicazioni di anagrafiche o di informazioni. Queste pubblicazioni vengono gestite tutte dal sistema gestionale, quindi non dovete andare sul portale per fare delle operazioni, ma lo potete fare direttamente dal gestionale. Le informazioni che devono essere trasferite per consentire ai clienti di inserire un ordine naturalmente sono gli articoli che volete pubblicare, i clienti che volete attivare, gli utenti dei clienti che volete abilitare per accedere ad inserire gli ordini. Potete poi anche abilitare eventualmente degli agenti, se li avete, per consentire a loro di inserire gli ordini per conto del cliente. L'altro elemento fondamentale che dovete sapere di questa soluzione che vi proponiamo è la gestione dei prezzi degli sconti. Questa soluzione prevede che i prezzi e gli sconti non siano disponibili sul portale, ma vengono richiesti in modo dinamico ogni volta che un utente effettua un inserimento di una quantità di un particolare articolo. In questo caso il prezzo viene richiesto al gestionale che lo restituisce. Questo offre un grande vantaggio perché non vi obbliga a rivedere o a prevedere delle procedure di aggiornamento del portale dei prezzi, ma vi consente di utilizzare le logiche che già oggi utilizzate sul vostro gestionale, quindi gli sconti che avete per i clienti, per i gruppi clienti, i prezzi, i listini specifici e quant'altro. Avete la possibilità di definire dei costi di spedizione, degli sconti per inserimento web specifici per clienti o per tutti i clienti, quindi tutta una serie di elementi aggiuntivi che poi arricchiscono un po' la soluzione proposta. Naturalmente quando si pubblicano gli articoli su un gestionale, su un portale web che proveniente da un gestionale, spesso non sono sufficientemente documentati e quindi vi diamo la possibilità di aggiornare il vostro gestionale che poi aggiornerà il portale con descrizioni molto più complete rispetto a quello che normalmente un gestionale può offrire, piuttosto che le immagini, quindi non farete altro che lasciare le immagini in una cartella e andare a indicare il percorso di queste immagini associate a ogni singolo articolo. Queste informazioni saranno sempre comunque pubblicate dal gestionale verso il portale, quindi il portale non fa altro che recepire una serie di informazioni per poter essere attivato e poter poi inviare gli ordini al gestionale stesso. Per avere eventualmente approfondimenti sull'argomento potete andare a visitare il sito 365ordertaking.com dove potete vedere eventualmente scorrere più nel dettaglio i vantaggi che potete avere da questa soluzione e una breve descrizione di quelle che sono le principali funzionalità che vi offre la soluzione che vi sto proponendo. Tornando alla nostra presentazione, possiamo andare a vedere direttamente come si effettua l'inserimento di un ordine da portale. Il portale di cui parliamo è un portale multi-tenant, quindi andiamo sul sito store.365ordertaking.com. Questo sito consente di effettuare la ricerca, l'inserimento di
il dominio di riferimento, quindi il tenant, per cui nel momento in cui avete un'altra società che vuole attivare questo servizio, non sarà sufficiente la prima volta che ci si collega a questo portale cambiare il nome della società e accedere con gli utenti e password. Quindi sarà il portale che smisterà gli ordini una volta che sono stati, una volta che è stato selezionato il tenant o comunque la società di riferimento, a smistare l'ordine al sistema gestionale corretto. Nel nostro caso andiamo a effettuare la login come amministratore, quindi abbiamo 3 livelli di login, quindi c'è l'amministratore che vede tutti i clienti, c'è il livello agente che vede solo i propri clienti, cioè quelli che sono associati a lui a livello gestionale, e il livello clienti che naturalmente avrà possibilità di inserire ordini solo per sé. Se entrando come amministratore o come agente, nell'inserimento dell'ordine sarà obbligato a selezionare chiaramente il cliente su cui voglio effettuare l'inserimento dell'ordine. Allora, come home page, vedete, molto semplice, abbiamo 4 tasti che consentono di verificare lo stato degli ordini da inviare, inviati, ricevuti sul gestionale e confermati, quindi dove confermati si intende aver già creato l'ordine di vendita nel gestionale e essere avviati alla spedizione. Abbiamo una sezione centrale di news che sono pubblicabili anche queste dal gestionale, quindi non devo andare qui a fare delle operazioni, ma farò tutto sempre dal mio sistema che ho in sede in ufficio. Effettuiamo un inserimento di un ordine andando sotto inserisci ordine. In questo caso, come schermata, troviamo una serie di possibilità di ricerca. Adesso andiamo a selezionare un cliente a caso, tanto per essere sicuri che vediamo questo qua, ok, il primo, che siamo sicuri che ha un listino associato. La ricerca che possiamo effettuare è attraverso questo campo molto completo, dove io posso cercare o elementi complessivi in tutti i campi, quindi può essere parte della descrizione, può essere parte del codice, vedete che trovando 11, o qualsiasi altra informazione che è contenuta nella mia anagrafica, o attraverso la ricerca che viene effettuata anche a questo campo descrittivo molto ampio, che è quello che vi dicevo che è stato uploadato prima di essere pubblicato sul portale. Quindi vedete che questa descrizione è molto estesa ed è disponibile a livello di portali. Quindi io potrei inserire un elemento di identificazione, ma potrei anche utilizzare dei filtri qui a livello di colonna, quindi effettuare una ricerca ancora più puntuale per quanto riguarda la mia lista, nel senso che se io effettuo una ricerca solo con F, che è un po' poco, e poi decido di inserire un prefisso, il filtro mi farà un'ulteriore selezione di tutti gli elementi che contengono i filtri. Quindi sono tutti filtri che vengono a sommarsi l'uno con l'altro. Ipotizziamo di voler inserire un ordine per una forbice, l'operazione è molto semplice, non dovrò far altro che cliccare su aggiungi al carrello. Quindi ogni volta che io clicco su un articolo viene evidenziato, viene inserito nel carrello per l'inserimento di un ordine. Mi viene aperta la schermata dove vado ad effettuare la scelta delle quantità. Qui mi viene riproposta l'immagine, anche se non sono forbici, poco importa, l'immagine con la descrizione lunga, e in questo momento il sistema sta effettuando la richiesta del prezzo e della disponibilità, perché il prezzo di listino che viene evidenziato su tutto il portale, che è uguale per tutti, è tipicamente il prezzo del catalogo, quindi valido per tutto, ma il prezzo a me riservato per le logiche che io ho impostato nel mio sistema gestionale è previsto che abbia un valore di 100, e questo mi viene restituito in modo dinamico, oltre all'informazione legata alla disponibilità con i classici 3 colori: disponibile, in arrivo o non disponibile, oppure chiedere in ufficio o quello che volete, perché anche queste informazioni sono informazioni che voi potete impostare nel gestionale prima di pubblicare le informazioni sul portale stesso.
Qui c'è la possibilità di inserire informazioni specifiche per questo articolo. Una volta che ho inserito, non farò altro che andare a inserire nel mio carrello. Una volta che ho inserito tutti gli articoli, il mio carrello mi consentirà di poter inviare l'ordine al gestionale. Inviare l'ordine, anche qui lo vedete, è molto semplice, posso consultarlo, vedere il contenuto dell'ordine, cancellare delle righe o inserirne delle altre, e al termine dell'operazione semplicemente inviare l'ordine al portale, dal portale al sistema gestionale. L'ordine viene reso disponibile sul portale ed è messo a disposizione del sistema gestionale. Se torniamo sul home page, possiamo andare a vedere che gli stati, abbiamo questo ordine che è quello che abbiamo appena inviato e che si trova nello stato di essere inviato e non ancora ricevuto. Quindi vuol dire che in questo momento è stato inviato ma non è ancora stato ricevuto sul sistema gestionale. Andiamo a vedere sul gestionale come si presenta il sistema. Allora, entrando sul gestionale, nella home page ho due box che mi identificano gli ordini ricevuti e quelli elaborati. Normalmente in questi casi viene attivato un sistema di recupero degli ordini in modo automatico, in modo che questo box si compili automaticamente ogni 5 minuti per esempio. Quindi andiamo a codificare, ad attivare il NAS, che è un servizio che gira ogni 5 minuti per andare a scaricare gli ordini che sono stati messi in stato inviato. Nel nostro caso lo faremo manualmente, semplicemente andando a pigiare il tasto importa ordini da web. Con questa operazione vado a ricevere esattamente l'ordine che nel sistema web è stato inserito come inviato. Ricevendo questo ordine possiamo vedere che qui c'è una nota di riga, che è in stato ricevuto, e abbiamo la possibilità naturalmente di entrare con un doppio clic nell'ordine web che abbiamo ricevuto. Questo è il numero 2017 di quantità 1 forbice e come vedete qui non è ancora stato creato l'ordine in Navision, quindi ho la possibilità, una volta ricevuto il sistema, di creare il mio ordine Navision. Quindi Navision ha creato l'ordine, chiaramente sparisce dalla lista degli ordini ricevuti ed entra in quelli confermati. Prendiamo l'ultimo ordine che è quello che abbiamo appena creato e che, come vedete, è stato creato l'ordine 1040, che è l'ordine web che posso andare ad aprire direttamente qua dalla lista per vedere come è stato creato sul sistema standard. Quindi in pratica vado ad aprire la scheda dell'ordine di vendita creato nel mio sistema gestionale e noteremo che qui nei vostri riferimenti abbiamo riportato l'ordine web di riferimento. Naturalmente il mio ordine gestionale va avanti con la sua numerazione, i miei ordini web hanno un'altra numerazione, motivo per cui teniamo queste due anagrafiche separate. Questo ordine verrà poi trattato come tutti gli ordini di vendita nel normale ciclo del sistema gestionale. Quindi, tornando un attimo alla nostra presentazione iniziale, giusto per riassumere brevemente i vantaggi di questa soluzione, abbiamo detto che l'installazione del modulo ERP è molto veloce, perché quando andiamo a installarlo nel vostro gestionale non modifica alcunché i programmi che già avete, essendo un modulo certificato la numerazione è dedicata e non va a intaccare l'esistente. Quindi questa installazione è veramente molto semplice, può essere fatta da noi per i nostri clienti o attraverso il vostro partner nel caso in cui sottoscriva un accordo di rivendita dei nostri moduli certificati. Il portale, come vi dicevo, è pronto all'uso ed è multicliente, quindi non richiede di attivare nessun spazio web, sito web, non richiede nessuna diciamo investimento ulteriore di quello che è il canone previsto
dalla soluzione che vi proponiamo, e soprattutto i vantaggi è, come vi ho mostrato poco fa, è quello di salvaguardare tutte le logiche di prezzi di listini che sono quelli presenti nel gestionale, quindi sono logiche che non dovete stravolgere perché sono le logiche che vengono applicate quando voi inserite un normale ordine di vendita. Non è richiesta alcuna conoscenza sul portale web perché chiaramente tutte le procedure vengono fatte dal gestionale. Il tutto attraverso il pagamento di un canone annuale in base alla fascia di ordine. Questo vi consente di poter aprire il servizio a tutti i clienti o a tutti gli agenti che volete in numero illimitato. Questo è un altro aspetto molto importante. Quindi se vi è piaciuta la soluzione che vi ho proposta e volete avere ulteriori informazioni e delucidazioni su questo argomento, potete tranquillamente chiamarci al nostro numero che vedete in questa scheda o visitare il nostro sito web che è esperta.eu. Grazie per l'attenzione e arrivederci.